Benvenuti a voi tutti, qui in Valle di Susa, sul Monte Pirchiriano, alla Sacra di San Michele. Ma Sacra di San Michele oppure Abbazia di San Michele della Chiusa? Questi termini, possiamo dire, vengono usati indifferentemente per definire questo millenario monumento, maestoso, affascinante e, perché no, un po' intrigante e misterioso. Qui si respira una spiritualità particolare e se rimarrete con noi, seduti sulle vostre poltrone, vi accompagneremo in una visita speciale alla scoperta o riscoperta dell'abbazia. Vi chiederete certamente chi siamo, un piccolo gruppo di appassionati appartenenti all'Associazione Volontari Sacra di San Michele. Come tutti gli altri membri, amiamo questo luogo e desideriamo raccontarvi in maniera un po' particolare la sua nascita e la sua storia nello snodarsi dei secoli, unendo il rigore dei fatti storici alla fantasia dei dialoghi che abbiamo pensato per i vari personaggi che le hanno dato vita nei millenni. Bene, siete pronti per partire in questo nostro viaggio virtuale? Attraverseremo scale, scalini, scaloni per giungere infine in cima al monte dove si erge maestosa la chiesa, centro del complesso abbaziale. Eccoci dunque all'inizio della nostra avventura. Non vi svelerò di più, perché ora ben comodi, ascoltate, osservate e viaggiate con noi indietro nel tempo, con la mente e con i sensi. Buona visione! Tanti sono stati i personaggi che nei secoli hanno contribuito con il loro operato a rendere importante e famosa in tutta Europa l'abbazia di San Michele della Chiusa. Quest'oggi, nel primo episodio, ve ne presenteremo due. San Giovanni Vincenzo, vescovo ed eremita, Ugo di Montbassier, ricco aristocratico francese. Essi sono coloro che hanno dato inizio a quello che diventerà poi, con il passare del tempo, il complesso abbaziale come lo vediamo ora ai giorni nostri. Dopo questa breve introduzione, non mi resta altro che augurarvi una buona visione e un buon ascolto. A presto!
San Giovanni Vincenzo o San Giovanni di Besate chi era? È veramente esistito oppure si tratta di una delle tante leggende che sembra avvolgano il Pirchiriano? La sua figura è circondata da un'aura di indefinitezza che mescola tratti storici e contorni leggendari. Alcuni studiosi hanno effettuato ricerche e la fonte più attendibile è quella di padre Fedele Savio, a cui hanno poi attinto altri ricercatori. Padre Fedele Savio dice dunque: egli fu veramente arcivescovo di Ravenna e poi penitente eremita sui monti di Celle, dove vi morì il 12 gennaio dell'anno 1000. Nato a Besate da una nobile famiglia di Pavia, presumibilmente nel 955, come risulta dagli esami medici effettuati nell'anno 2000 sulle sue reliquie, salì, giovane monaco, sulle pendici del Monte Caprasio, sulla sponda sinistra della Dora, proprio di fronte al Monte Pirchiriano, e si stabilì presso una selva, iniziando una vita da eremita. Egli desiderava vivere semplicemente, nel silenzio, in preghiera, contemplazione. La vita eremitica era fatta di povertà, di penitenza, era molto dura, soprattutto nelle stagioni fredde. I pochi oggetti necessari erano un calice, una brocca per l'acqua, un tozzo di pane, erbe selvatiche, qualche candela per illuminare la cella e della paglia come giaciglio. Pare però che il Signore avesse in serbo per lui altri progetti. Una leggenda che si è tramandata nei secoli narra proprio della parte che il santo avrà nella nascita dell'abbazia di San Michele della Chiusa. Una notte, nell'eremo sul Caprasio, l'arcangelo Michele gli apparve in sogno, chiedendogli di costruire una chiesetta a lui dedicata. Il mattino successivo, l'eremita, dopo le preghiere, ubbidendo al sogno, iniziò ad abbattere alcuni alberi della selva, facendone una grande catasta. La sera, stanco ma soddisfatto per il lavoro compiuto, si addormentò, non immaginando certamente quanto sarebbe accaduto. Al suo risveglio l'indomani, infatti, non trovò più nulla di tutto ciò che aveva preparato. Stupito e meravigliato, riprese il proprio faticoso lavoro e la sera si rimise a dormire. Nel cuore della notte venne però svegliato da strani rumori e vide che dalla montagna di fronte una lunga fila di angeli d'oro e di bianche colombe venivano verso di lui, portando via ogni cosa e depositando poi tutto sulla cima di Rimpettaia, quella del Pirchiriano. San Giovanni comprese l'accaduto solamente quando gli apparve in una sfolgorante luce l'arcangelo Michele, il quale lo invitò a salire su quella montagna per portare a termine l'opera. Egli ubbidì ed in breve tempo costruì la chiesetta, in cui scolpì anche un altare in onore dell'arcangelo.
Al termine del proprio lavoro si recò a Torino dal vescovo per chiedergli di salire sul monte per consacrare la piccola cappella. Invito che venne accettato e dopo qualche tempo il vescovo si mise in cammino. Giunto ad Avigliana si fermò per riposare, ma nella notte venne svegliato dalle grida della gente. Si affacciò e vide una colonna di fuoco circondare la cima del Pirchiriano, mentre un dolce profumo d'incenso si diffondeva nell'aria. Il vescovo comprese che quella notte era avvenuto un miracolo. Il suo intervento non era più necessario e quella cappellina era stata consacrata per intervento divino. Da quel momento sul monte ci sarà quello che la tradizione popolare definirà la sacra. Dopo qualche tempo San Giovanni Vincenzo venne chiamato a Ravenna e nominato arcivescovo della città con il nome di Giovanni X, da Papa Giovanni XIV. Un'altra fonte cita Benedetto VII. È da sottolineare che Ravenna in quei tempi era la più grande sede episcopale dopo Roma. Alcuni documenti datati dall'8 marzo 985 a luglio 997 testimoniano le sue attività e la sua presenza a Ravenna, Reggio, Pavia, dove prenderà parte al concilio, ma non si trovano altri indizi di rilievo sulla sua vita. Certo è che nel 998 egli rinunciò alla dignità vescovile partendo da Ravenna per ritornare nuovamente in Valle di Susa, sul Pirchiriano. Ma qui la situazione era ormai diversa da come l'aveva lasciata. Infatti era in costruzione la nuova e più grande chiesa dedicata a San Michele e agli eremiti romualdini erano succeduti i monaci benedettini, i cosiddetti neri. San Giovanni decise allora di ritirarsi sulle pendici del Monte Caprasio, dove riprenderà l'esperienza eremitica alloggiando in una povera grotta. Qui la sua vita avrà termine il 12 gennaio dell'anno 1000. Le sue spoglie vennero trasferite nella chiesa di Sant'Ambrogio il 21 novembre dello stesso anno, mentre altre fonti citano il XII secolo.
Circa questo trasferimento si legge un altro aneddoto particolare. I buoi che trainavano il carro su cui erano poste le sue spoglie, giunte in prossimità della chiesa del paese, non vollero più proseguire e si fermarono. Questo fatto venne interpretato come la volontà di San Giovanni Vincenzo di essere sepolto nella chiesa di Sant'Ambrogio. Le sue reliquie avrebbero dato luogo ad una particolare devozione connessa con la sepoltura dei bambini e sono oggi collocate nell'altare della chiesa parrocchiale. All'inizio si era accennato alle analisi antropologiche effettuate nel 2000 sui resti del santo. Secondo quanto riportato nel libro della Società Badia di San Giovanni Vincenzo, il soggetto era di sesso maschile, di età compresa fra i 43 e i 55 anni. Non parleremo di tutte le annotazioni rilevate, ma solamente di un paio, per evidenziare quali erano le difficoltà fisiche che venivano affrontate da chi faceva questa scelta di vita. Per prima si può citare una iperostosi porosa, causata probabilmente da anemia e scorbuto e dovuta ad una prolungata alimentazione non equilibrata, carente di ferro, proteine e vitamine. Come seconda citiamo una sindrome mediale alle tibie, provocata da lunghe percorrenze su terreni scoscesi, senza l'uso di calzature idonee. Con poche pennellate storiche e leggendarie abbiamo desiderato raccontare la vita di San Giovanni Vincenzo e le sue opere. La tradizione popolare fa dunque risalire a lui, l'embrione di quello che sarà il maestoso edificio sede dell'abbazia di San Michele della Chiusa, quello che tutti oggi visitiamo e conosciamo col nome di Sacra. Dagli onori di vescovo Ravennate egli si fece umile, penitente eremita, per la gloria di Dio e dell'Arcangelo Michele. Il suo nome e la sua figura saranno sempre ricordati ed onorati come quelli di un santo dalle popolazioni locali, per le sue virtù, per le sue capacità e per la sua fede. Buongiorno padre Giuseppe, avremmo molte cose da chiederle, ma iniziamo subito con una domanda molto importante. Che cosa rappresenta la Sacra di San Michele per lei? È qualcosa di stupendo e di meraviglioso. Quando sono venuto qui ho trovato serenità, pace, gioia, perché penso a quello che hanno fatto i nostri antichi e la bellezza della natura. Qual è stata la prima sensazione che ha provato quando è arrivato qui? La prima sensazione è stata quella di sentirmi come un bambino e dire wow, che stupenda, che bellissima, che cosa bellissima, il mondo non ce l'aspettava questo, l'hanno fatto i monaci, ma anche tutto quello che c'è attorno è qualcosa di bello e di stupendo. Un'emozione che vuole condividere con tutti noi. Vorrei che tutti gli uomini che vengono qui possano avere serenità, pace da dare poi anche alle persone che incontrano nella vita. Lei è una persona, un sacerdote molto estroverso, quindi per il suo rapporto con le persone che salgono qui all'abbazia. Io accolgo tutti,
in modo particolare quelli che credono che hanno bisogno di un perdono attraverso la confessione, di una parola di conforto, ma anche le persone che non credono come me in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma che devono vivere la loro vita in rapporto di amore verso i fratelli. Bene, abbiamo parlato di sacerdoti rosminiani alla Sacra. Lei ci vuole dire in pochi tratti chi è Antonio Rosmini? Antonio Rosmini è formidabile, ha lasciato tutto e aveva molte ricchezze per fondare l'Istituto della Carità e dire: noi padri vogliamo veramente la carità materiale, intellettuale e spirituale, portarla a tutti nel mondo. Siamo giunti ormai al termine di questa nostra simpatica conversazione. Desidera aggiungere altro per così chi ci sta ad ascoltare? Sì, questo luogo è un luogo di pace e di serenità e voglio dire che guardandomi attorno anche alla TV mi accorgo che ammazzano, uccidono per poche cose e di pochi valori e dobbiamo veramente invece impegnarci ad amare tutti, accogliendo gli altri anche con i propri limiti e le proprie così mancanze della vita. Grazie Padre Giuseppe, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, per la sua pazienza, per la sua accoglienza qui, in questo magnifico luogo, e le auguro ogni bene come persona, come sacerdote per il suo futuro, e che Dio la benedica. Grazie. Vorrei che tutte le persone che vengono qui dicano come i bambini: wow, che bello, e vogliamo vivere veramente nella serenità, nella pace e portare la pace nel mondo intero. Grazie Padre Giuseppe, grazie a nome di tutti. Ciao. Ugo Maurice de Montboissier. Nasce verso la metà del X secolo in Alvernia, da una famiglia molto potente. Sono persone che si collocano ai più alti vertici della società medioevale, sono aristocratici e sono di origine molto antica. Possedevano delle vigne, possedevano dei campi di grano molto vasti nelle ricche pianure dell'Alvernia e nelle zone montuose possedevano delle immense foreste. Il loro stemma araldico nel Medioevo rappresentava su uno sfondo dorato delle piccole croci o crocette nere con al centro un grande leone, anch'esso di colore nero. Ugo di Montboissier è soprannominato lo Scucito, o le décousu come dicevano i francesi, per la sua spiccata attitudine allo sperpero dei beni. Ma nel Medioevo essere considerato un décousu, cioè un uomo di manica larga, costituisce comunque un valore, perché si viene considerati come dei buoni cavalieri e si godrà poi di un notevole prestigio. Mi scusi, gentile madamigella, mi scusi se mi intrometto, ma vorrei dare la mia personale versione dei fatti. Appartenendo a una famiglia potente, benestante, aristocratica, la tentazione di spendere denaro mi veniva spontanea. A me piacevano eleganti abiti di ottima fattura, cavalli, feste con gli amici, nonché di circondarmi di agi e di lussi. Poi fra i miei discendenti molti membri del mio casato continueranno a portare il mio nome, abbinato naturalmente a décousu, per continuare a dimostrare la loro prodigalità. Signor Conte, certamente ai suoi tempi sarà stato indubbiamente vero, però se mi permette, io continuerei.
il nobiluomo si sposa con una giovane e nobile fanciulla di nome Isengard o Igengard, anch'essa alvergnate, nata nel 950. Sì, la mia giovane consorte era veramente bella, dolce, mansueta, con dei folti capelli biondi e degli occhi azzurri come il cielo, un po' come i suoi. Era molto paziente con me perché fra gli agi di cui parlavo prima c'erano anche nobildonne e madamigelle. Questa sua pazienza e bontà però saranno sempre di grande aiuto nella mia vita. Povera Isengard, lei, caro conte, è stato indubbiamente un uomo di un certo discutibile passato, non c'è che dire. Ma se cortesemente ha pazienza, io continuerei con la presentazione della sua persona. Dunque, Ugo, accompagnato dalla consorte, si reca a Roma dal Papa per chiedere indulgenza per i suoi peccati. Nell'ambito di questi incontri, di questi contatti, facilmente ne ebbe anche con Gerberto di Aurillac, quello che diventerà il futuro Papa Silvestro II, anche lui dell'Alvernia. A Roma i prelati, insieme al pontefice, a titolo di penitenza gli concessero di scegliere fra 7 anni di esilio oppure l'impresa di costruire un'abbazia. Il nobiluomo sceglie e sceglie la sua penitenza con questa seconda possibilità. E così poi sulla strada del ritorno verso la Francia, sempre accompagnato dalla sua fedele Isengard, si ferma all'imbocco della valle di Susa. Mi perdoni, ma vorrei spiegare il motivo di questa mia scelta. Prego, dica pure. A dire la verità, 7 anni di esilio per il mio carattere e i miei modi di vivere erano veramente una grande punizione. 7 anni di esilio, tanti, troppi. E poi dove? E con chi? Naturalmente ero stato anche toccato dalle parole edificanti del Papa, perciò scelsi di assolvere i miei peccati con la seconda penitenza, la costruzione dell'abbazia dedicata all'Arcangelo Michele. Qui, sul monte Pirchiriano, erano già presenti 3 cappellette, di cui una costruita da Giovanni Vincenzo ed era stata consacrata dall'Arcangelo stesso. Vi abitavano alcuni cenobiti che qui trascorrevano il loro tempo in preghiera. Ugo decide dunque di costruire l'abbazia. Siamo negli anni che vanno dal 980 al 990, quando inizia l'edificazione di un monastero capace di dare ospizio ai pellegrini francesi specialmente, fattisi ben più numerosi ora che Arduino aveva scacciato i saraceni dall'Italia e dai passi da loro occupati sulle Alpi, così come ce lo racconta Giovanni Gaddo. Le ricchezze del conte servono dunque per l'edificazione delle abitazioni, delle officine, di tutto quanto altro serve alla vita oramai non più eremitica di chi abita qui su questo monte. Dunque, mia dolce madamigella, ora le mie ricchezze non sono più sciupate da come ha raccontato con tanta cortesia. Esse sono utili per un bene assoluto, primario, per finire la fabbrica della Chiesa. Le mie rendite, anche se io ero ormai ritornato nella mia natia Alvernia, verranno inviate regolarmente per sopperire alle spese. Ma se io avessi scelto l'esilio, sarebbe mai nato questo monastero?
Sa lei rispondermi, mia dolce e gentile madamigella? Guardi, signor Conte, onestamente proprio risponderle non saprei. Ma lei non ha mica tutti i torti a porre questo quesito. Non ha tutti i torti. Infatti, quando l'abate Adverto, benedettino Alverniate, accetterà il suo invito per fermarsi qua, proprio sul Pirchiriano, a iniziare questa nascente abbazia, si avrà una grandiosa opera. Un'opera che nei secoli si ingrandirà sempre di più e che continuerà ad essere ammirata nel tempo. Comunque, dove ero rimasta? Ah sì, l'abate Adverto chiama attorno a sé 4 o 5 dei migliori monaci francesi e inizia con essi quello che diventerà uno dei più grandi monasteri del mondo. La nuova costruzione, formata all'inizio da piccoli e staccati edifici, si adatta perfettamente alle esigenze del luogo, aspro di rocce e precipizi. Ispirata cattedra, insfidante fastigio rocciosa arroccata, dell'eccelso Signore dei secoli, affermi urgente e proclami inviolabile il primato assoluto, così definita dal poeta Berra in una sua composizione. Signori, silenzio! Per definire questo millenario monumento. Pom. Audio, via. Se provassi a entrare lì dentro, dove era prima lei? Vai con l'audio. Bene, allora aspetta che faccio. Sì, no. Audio. Anche lui dell'Alvernia. È troppo lento. Audio. Prego, dica pure. Ok, vai con l'audio. Perché ho tolto involontariamente il sonoro. Hai fatto di tutto e di più. Per la serie sappiamo usare il Guarda che telefono. dice il buco. Non ci capiamo. Audio. Sono persone che si collocano. Scusate, sono entrato in camera. Facciamolo. Come sei entrato in camera? Sono entrato in Prima camera. di entrare in camera. Sì. Vai con l'audio. Vogliamo fare una serie di piccoli documentari sulla Sacra da poi mettere, condividere su internet, fatti da noi volontari, e in ognuno di questi documentari vorremmo mettere una piccola testimonianza di vita alla Sacra, e come primo personaggio, diciamo, di una persona che sicuramente ha lasciato la sua impronta sulla Sacra, voleva mettere lei. Ringrazio voi e ringrazio tutti perché ho capito che mi volete bene e mi aiutate per rendere stupenda e bellissima questa Sacra di San Michele che ha 1000 anni di storia, e noi siamo qui, vogliamo portare speranza e fiducia a tutti, in tutto il mondo, a tutte le persone.
di qualsiasi religione, colore della pelle, tutti noi siamo fratelli davanti a Dio e davanti naturalmente alla vita di ogni giorno. Bravo! Il famoso digiuno del mercoledì, il famosissimo digiuno della... Buonanotte, padre Vinod. Grazie. Grazie.